Benvenuti viaggiatori, io sono Fleur de Lis e questo è il mondo delle fate. Benvenuti nel secondo video dedicato alla festività di Lughnasadh o Lammas. Oggi andremo a realizzare dei gioielli per la festività utilizzando una cosa un pochino particolare che però è di corrispondenza e che ho trovato su Amazon perché non avevo la possibilità in questo momento per via anche di tempo di andarlo a cercare diciamo in natura, quindi ho preferito comprarlo direttamente su Amazon, ma se voi avete la possibilità di andare a cercarlo in natura ed essiccarvelo ovviamente è molto meglio. Sto parlando delle spighe di grano. Quindi sì, utilizzeremo delle spighe di grano per realizzare dei gioielli. Io ho trovato queste bellissime spighe di grano che utilizzeremo per realizzare un ciondolo per una collana e degli orecchini. Quindi l'occorrente che ci servirà sarà appunto delle spighe di grano, che sono, il grano è di corrispondenza della festività. Andremo a utilizzare l'avventurina, che anche questa è una pietra di corrispondenza della festività. Ci serviranno poi varie decorazioni per i ciondoli e gli orecchini e utilizzeremo anche la resina UV. E del filo di rame. Per tutti i materiali, come sempre, non vi preoccupate, vi lascio qui sotto in descrizione il link affiliato Amazon con tutti i materiali per poter ricreare questi gioielli. E se volete delle informazioni o delle spiegazioni sulla festività di Lughnasadh o Lammas, vi lascio sempre qui sotto in descrizione il link del canale YouTube di Artifex Omni, dove troverete una playlist interamente dedicata alle festività della ruota dell'anno, compresa Lughnasadh. Quindi iniziamo! Allora, come primo passaggio ci andiamo a scegliere 3 spighe di grano, quelle che sono esteticamente le più belline, che ci serviranno poi per realizzare appunto gli orecchini e la collana. Una volta scelte le nostre spighe, andiamo a tagliarci la spiga, lasciando comunque un pochino del gambo. Questo non lo buttiamo, lo teniamo da parte, che poi lo utilizzeremo in altri progetti. Io sono riuscita a trovarne una un pochino più lunga per farci il ciondolo della collana e una un pochino e due un pochino più corte per farci gli orecchini. Questi li mettiamo da parte. Fatto questo, il primo passaggio che andiamo a fare, andiamo a inglobare in resina le spighe con lo stesso procedimento che abbiamo utilizzato per realizzare i gioielli con i petali di fiori, con le rose e con la calla. Il procedimento è lo stesso. Quindi prendiamo la nostra spiga, vado giusto a rimuovermi questi peletti della spiga che sono un po' più lunghi, me la posiziono nel nastro adesivo
mi vado a mettere la resina sopra. Andando così a inglobarmi la spiga all'interno della resina. Una volta fatto questo passaggio, poi tanto faremo più strati, mettiamo in lampada a catalizzare. E facciamo questo passaggio per tutte le spighe di grano. Una volta che abbiamo passato tutta la resina su tutta la spiga di grano, compreso il gambo, e le abbiamo lasciate essiccare, i risultati saranno questi. Quindi avremo la nostra spiga inglobata nella resina, quindi anche molto solida. Scegliamo il lato che vogliamo che sia il nostro davanti. A questo punto ci andiamo a preparare il tutto. Quindi per quanto riguarda gli orecchini, li lascerò abbastanza neutri, nel senso, quello che voglio andare a fare è andare a creare innanzitutto il ciondolo della collana. Quindi ci prendiamo del filo di rame, voglio andare ad inserire una foglia di filigrana dorata, la vado a mettere sul davanti della nostra spiga di grano, inizio a farmi il giro della mia spiga, del mio gambo, scusate, della spiga, e semplicemente vado ad aggiungerci delle perline sui toni del verde, che è uno dei colori della festività. Andando così ad abbellire il mio gambo. Facendo in modo che le perline restino sul davanti. In questo modo. Quando arriverò nella parte, diciamo, finale, vado semplicemente ad avvolgermi il filo il più stretto possibile fino ad arrivare in fondo al gambo.
qui mi vado a realizzare un piccolo cappiettino che mi servirà poi per agganciarmi la collana. In questo modo qui. Questo quindi sarà il ciondolo della nostra collana. Adesso ci dedichiamo agli orecchini. Per quanto riguarda gli orecchini, il procedimento è simile a quello della collana, l'unica cosa che cambia è che andrò ad utilizzare l'avventurina. Quindi mi apro il filo mi vado a prendere il filo di rame, mi porto un capo del filo in basso che ci servirà per fare la nostra decorazione. Quindi mi vado a prendere le perline che voglio andare a utilizzare. Faccio perlina, avventurina e perlina. Faccio fare il giro sotto alla mia decorazione in modo che così la decorazione rimane ferma nel punto in cui la voglio. E poi faccio la stessa cosa che ho fatto prima. E tolgo l'eccesso di filo. Faccio la stessa cosa con l'altro orecchino. Questi sono i risultati dei nostri orecchini con l'avventurina e le spighe di grano. Adesso dedichiamoci all'ultima parte, che è quella del montaggio. Allora, per quanto riguarda gli orecchini andrò semplicemente a mettere queste clippettine con la foglia dorata e poi mi aggancerò il gancio per gli orecchini. In questo modo.
vado ad inserire questo distanziatore in questo modo e nella parte in alto del distanziatore vado a mettere lo stesso gancino. In questo modo. Adesso per quanto riguarda gli orecchini mi prendo due ganci guardo dov'è il davanti e mi vado a mettere il gancio all'orecchino e due. Mentre per quanto riguarda la collana prendiamo una catena, due anellini, e un gancio per chiudere. Inserisco la catena all'interno del gancio, da una parte mettiamo solo l'anellino mentre dall'altra parte mettiamo l'anellino e il gancio per chiudere la nostra collana. In questo modo abbiamo la nostra collana con la spiga di grano. Adesso ripulisco tutto e vi faccio vedere i lavori terminati. Ed eccoli qui i nostri gioielli per la festività di Lughnasadh con le spighe di grano. Devo dire mi piacciono veramente tanto e me l'ero immaginati proprio così. Con tutta la lavorazione e lasciando comunque la spiga di grano il più neutra possibile. Questa è la collana, mi piace veramente tantissimo, ma la cosa che mi piace di più sono gli orecchini, mi piacciono veramente tanto e sicuramente li utilizzerò spesso durante questo periodo di questa festività, perché sono veramente semplici ma comunque danno veramente un bel effetto ed è secondo me un buon modo per rendere omaggio a questa festività, anche perché il grano è un elemento di corrispondenza di questa festività. Io spero che queste creazioni con le spighe di grano vi siano piaciute. Se vi piacciono fatemelo sapere, così ne realizzeremo altre, magari cambiando le pietre o magari facendo proprio anche tutta una collana con tutte le spighe di grano. Quello poi valutiamo mano a mano. Ci saranno altri video dove utilizzeremo le spighe di grano per quanto riguarda la festività di Lughnasadh, sicuramente ancora un altro video. Se vi piacciono queste creazioni e volete ricrearle, come sempre vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link affiliato Amazon con tutti i materiali per poter ricreare queste creazioni
E se siete interessati alla festività di Lughnasadh, quindi volete capire qualcosa in più sulla festività, sulle sue corrispondenze e su quello che si può fare per la festività, vi lascio sempre qui sotto in descrizione il link del canale YouTube di Artifacts Omni, dove troverete una playlist interamente dedicata alle festività della ruota dell'anno, compresa Lughnasadh. Detto questo, ci vediamo al prossimo viaggio, viaggiatori!